Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Continuiamo con la storia della Riforma protestante. Quest'oggi parliamo della setta estremista degli Anabattisti e abbiamo parlato finora di numerosi riformatori in numerose città, territori, principati. I riformatori di cui abbiamo trattato finora: Lutero, Zwingli, Bullinger, Melantone, Calvino, Butzer e così via, ecco Lampadio, si trovavano a combattere su due fronti, cioè dovevano combattere sia contro i cattolici, ma sia anche contro i protestanti estremisti, e non si tratta di una sola setta di protestanti estremisti, ma di numerose sette e di questi protestanti chiamati anche radicali, protestanti radicali, che per così dire li scavalcavano a sinistra. Abbiamo già citato uno di questi estremisti, Carlo Stadio, ve lo ricordate? Abbiamo citato Thomas Müntzer, di cui parleremo anche oggi. Molti di questi gruppi radicali, sparsi in tutta Europa, rifiutavano il battesimo dei bambini. Pensavano che il battesimo dovesse essere somministrato agli adulti o somministrato due volte, cioè bisognasse battezzare i neonati, sì, ma poi ribattezzarli in età adulta. Comunque pensavano che il battesimo dovesse essere somministrato anche nell'età della ragione, a chi fosse in grado di fare professione di fede, non a dei neonati, a dei bambini inconsapevoli. Loro trovano la loro giustificazione ovviamente nella lettura di alcuni passi del Nuovo Testamento. Tutti sanno che Gesù Cristo e i suoi discepoli furono battezzati da adulti. Questo fatto, il battesimo da adulti, appariva inaccettabile sia ai protestanti sia ai cattolici, e sia i protestanti sia i cattolici spesso intervenivano con punizioni severe e persecuzioni. Spesso pensate che gli anabattisti venivano affogati. Lo sapete perché venivano affogati? Per sfregio, per una sorta di contrappasso, perché loro si ribattezzavano da adulti, come si battezzavano spesso per immersione, e per immersione integrale, cioè si immergevano nei laghi, nei fiumi, e quindi quando venivano uccisi per sfregio venivano affogati nei fiumi. La crudeltà con cui erano trattati non faceva altro in realtà che aumentare il loro fanatismo. Il nome Anabattisti significa proprio battezzati due volte, che si battezzano due volte, perché in greco ana significa sopra oppure di nuovo, capite? Anabattista, cioè battezzato sopra, cioè battezzato prima da bambino e poi battezzato sopra, cioè un'altra volta, battezzato di nuovo. Gli anabattisti erano in maggior parte espressione delle masse popolari urbane. Già a Wittenberg nel 1521 si manifestò Thomas Müntzer, di cui abbiamo ampiamente parlato. Thomas Müntzer, ricordate, ne abbiamo già parlato anche in relazione alla rivolta dei contadini. Aveva idee anabattiste, ma poco dopo a Zurigo, nel 1523, troviamo i fratelli svizzeri, cioè degli anabattisti che si faranno a lungo chiamare fratelli svizzeri, come Grebel, Balthasar oppure Stumpf. Uno dei luogotenenti di Münzer, Hans Huth, ebbe un'importanza notevole nella storia dell'anabattismo. Hans Huth era sfuggito al massacro dei contadini, ricordate, a Frankenhausen, nel 1525, e diventa un agitatore anabattista. In realtà gli storici sono quasi tutti d'accordo ormai che sia dimostrato che la sorgente vera di diffusione del movimento anabattista sia stata a Zurigo. Abbiamo già detto che Zwingli si affermò a Zurigo
nel 1523 e abbiamo già detto anche, ve lo ricordate, che all'inizio Zwingli era in dubbio se i bambini dovessero essere battezzati. Poi cambiò idea, abbandonò questo dubbio anabattista quando si rese conto del potenziale di violenza e di sovversione sociale degli anabattisti. Però alcuni riformatori di Zurigo che abbiamo già nominato, appunto come Grebel e Stumpf, si consideravano discepoli di Zwingli e portarono avanti questa opinione. Nel 1524 questi radicali di Zurigo ebbero contatti con Carlo Stadio, espulso proprio quell'anno dalla Sassonia, e con Münzer. Nel 1525 un gruppo guidato da Grebel, Manz, Reublin e Blaurock, ripeto, tutti provenienti da Zurigo, iniziò a battezzare gli adulti e non riconobbe più l'autorità di Zwingli. Iniziarono a battezzare gli adulti non solo a Zurigo, ma anche nel territorio circostante. Il Consiglio di Zurigo arrestò i responsabili, ma ormai il movimento si era diffuso non solo intorno a Zurigo, ma anche in altri posti della Svizzera come San Gallo oppure Waldshut. Ecco, San Gallo o Waldshut divennero città piene di anabattisti. Centinaia di persone si facevano battezzare per immersione nei fiumi e nei torrenti. Molti anabattisti celebravano la funzione religiosa in case private o nei campi, altri predicavano con toni apocalittici. Nel 1525 Zwingli pubblica uno scritto contro gli anabattisti. Alcuni di loro vennero imprigionati, torturati, espulsi, ma il movimento continuava a crescere. Nel marzo del 1526 il Consiglio di Zurigo ordinò di affogare gli anabattisti senza pietà. Fu istituita la pena di morte per chi non facesse battezzare i propri bambini. Felix Manz fu legato e gettato nel fiume Limat. Tutti i capi che sfuggirono alla morte dovettero emigrare. Gli anabattisti traevano autorità solo dalla Bibbia, non riconoscevano nessuna chiesa, nessuna mediazione ecclesiastica. Oltre a ribattezzare i fedeli, gli anabattisti, voi pensate che erano odiati solo perché si battezzavano 2 volte? No, erano molto pericolosi per diverse altre idee che loro condividevano, perché infatti oltre a ribattezzare i fedeli, gli anabattisti rifiutavano i giuramenti, rifiutavano la guerra, attenzione, persino la guerra di difesa, sostenevano un pacifismo estremo, dicevano che il cristiano non può combattere neanche quando viene minacciato, quando viene ucciso, si deve lasciare uccidere. Rifiutavano i tribunali, rifiutavano le liti giudiziarie e rifiutavano in generale l'autorità civile. Per questo vennero considerati pericolosissimi. Imponevano l'obbligo del reciproco aiuto tra i fedeli. Per loro il punto più importante della Bibbia era il discorso della montagna. Solo alcuni di loro praticavano la comunione di beni e su questo torneremo. Cacciati da Zurigo, molti anabattisti penetrarono in Italia settentrionale, dove entrarono in contatto con gli intellettuali ribelli che in seguito costituirono i Sociniani. Blaurock si diresse verso il Tirolo, dove riuscì a convertire molte persone prima di essere bruciato sul rogo nel 1529. Altro personaggio centrale nella storia dell'anabattismo è Balthasar Hubmaier, che nel 1524 aveva scritto una notevole apologia della tolleranza religiosa, intitolata Degli eretici e di coloro che li bruciano. Cosa fa Hubmaier? Si reca prima ad Augusta e poi nel 1526, molto importante, nella città di Nikolsburg, che si trova in Moravia. Moravia che, attenzione, come tutto il regno di Boemia,
proprio in quegli anni stava passando sotto la sovranità degli Asburgo d'Austria. La Moravia è destinata a diventare un centro importante per l'anabattismo, era abitata sia da cechi sia da tedeschi, in realtà moltissimi erano i tedeschi, ma il cattolicesimo aveva perso dei pezzi già prima. In Moravia molti erano ussiti e il luteranesimo si era già diffuso. Hubmaier ebbe un enorme successo nella città di Nikolsburg, che appunto divenne il centro dell'anabattismo europeo. Egli si mise a capo di un gruppo di estremisti che già esistevano nelle campagne, guidati da Jacob Wiedemann, detto Jacob il Guercio. Quindi Hubmaier e Wiedemann si alleano. Questi estremisti che già esistevano nelle campagne, i seguaci di Jacob il Guercio, cercavano di praticare la comunione dei beni e rifiutavano ogni autorità civile, si rifiutavano inoltre di pagare le tasse per la guerra. In realtà il movimento anabattista si divise perché che successe? Anche Hans Hut, vi ricordate, l'ho citato prima, arriva a Nikolsburg. Hubmaier riesce a convertire all'anabattismo i principali predicatori del luogo. Pensate, oltre a molti principi, a molti principi, anche principi che governavano, i principi che governavano la città di Nikolsburg. In realtà il movimento anabattista si divise a Nikolsburg perché il gruppo di Hut era più estremista di quello di Hubmaier e Wiedemann. Hubmaier infatti approvò la repressione contro Hut, che fu arrestato, ma anche Hubmaier ovviamente era ricercato dalle autorità imperiali. Vi ricordo per l'ennesima volta che la Moravia era un territorio degli Asburgo d'Austria, ma come tutta la Boemia faceva parte, attenzione, anche del Sacro Romano Impero. Hubmaier e la moglie, che fine fecero? Furono catturati, furono portati a Vienna, lui fu arso vivo e sua moglie gettata nel Danubio con una pietra al collo. Uomo dotto e eloquente, comunque Hubmaier rimase il più celebre degli anabattisti e la sua influenza continuò a farsi sentire attraverso i suoi scritti di grande successo. Gli anabattisti della Moravia erano quindi pacifisti e furono espulsi dalla Moravia e andarono in Austria, dove formarono numerose comunità sotto la guida di Jacob Uter. Jacob Uter e gli anabattisti in Austria. La storia degli anabattisti in Austria è di breve durata e fu subito segnata da terribili persecuzioni. Anche Uter fu arso vivo nel 1536 e dal 1547 al 1564 si scatenò una grande repressione. Gli anabattisti, che venivano chiamati anche fratelli moravi, si facevano chiamare fratelli moravi, per sopravvivere furono costretti a spostarsi avanti e indietro tra la Moravia e l'Ungheria. Gruppi di anabattisti sorsero anche in Polonia, attenzione, dove si misero in contatto con gli antitrinitari sociniani in Polonia. Abbiamo parlato ampiamente degli antitrinitari sociniani e sociniani in Polonia nelle video lezioni sulla storia della Polonia. Ma gli anabattisti si diffondono in molti posti dell'Europa centrale e orientale grazie al fatto che spesso i regni dell'Europa centrale e orientale erano più tolleranti rispetto all'Europa occidentale. Ricordate che buona parte dei Balcani erano comunque stati occupati dagli ottomani, dai turchi musulmani, che erano abbastanza tolleranti e comunque non avevano nessun interesse a reprimere questo o quell'altro gruppo cristiano, e quindi persino in Grecia si diffusero gli anabattisti. Appunto la Grecia era
parte dell'impero ottomano. Pensate che nel 1567 Bernardino Ochino morì tra i fratelli Moravi che lo avevano accolto. Parleremo di Ochino, cattolico che poi si convertì al protestantesimo, nelle lezioni sulla Controriforma. Poco prima del 1530 altri anabattisti, tra cui Johannes Denk, si rifugiarono a Strasburgo, d'accordo? Poco prima del 1530. Ricordate, abbiamo parlato della riforma a Strasburgo e abbiamo detto che i riformatori di Strasburgo, la comunità protestante di Strasburgo era molto tollerante e accogliente con tutti, anche con gli estremisti. Infatti gli anabattisti furono visti favorevolmente da Capitone, ve lo ricordate, uno dei riformatori di Strasburgo, mentre Butzer, un altro dei riformatori di Strasburgo, non era d'accordo con la pratica del battesimo degli adulti. Nel 1534 Butzer e Capitone fondano ufficialmente la Chiesa protestante di Strasburgo sulla base della Confessio Augustana, che condanna il battesimo degli adulti. Tuttavia gli anabattisti continuarono a essere tollerati a Strasburgo, perché Strasburgo veramente tollerava tutti. Non è possibile dare conto nel dettaglio di tutti i predicatori anabattisti e le relative comunità sparse per l'Europa, perché sono moltissimi. Posso citare soltanto 3 casi. Michael Setter a Sciaffusa, che scrisse una famosa confessione che fu un punto di riferimento per gli anabattisti di tutta Europa, oppure Pilgram Marbeck a Ulma, oppure Melchior Hoffmann, che predicò in maniera apocalittica in Danimarca, a Strasburgo, in Germania nord-occidentale e nelle Fiandre. La predicazione di Hoffmann è molto importante perché a seguito della sua azione negli anni 30 del 500 moltissimi abitanti delle Fiandre si convertirono all'anabattismo e contro di loro, contro gli anabattisti fiamminghi, si scatenò una durissima persecuzione. Vi ricordo che le Fiandre appartenevano all'impero germanico del cattolicissimo Carlo V. Molti anabattisti delle Fiandre furono uccisi, messi a rogo, e le donne, pensate, sepolte vive. Ma l'avvenimento per cui gli anabattisti sono famosi nella storia ve lo devo ancora raccontare. Siamo nel 1533 e quello che vi sto per raccontare è il motivo per cui gli anabattisti anche oggi sono universalmente noti. Magari questo è ingiusto perché tutto il resto della storia dell'anabattismo viene dimenticato, spesso si ricorda solo questo clamoroso avvenimento. Cosa succede? Gruppi di anabattisti, per lo più provenienti dall'Olanda, comandati da Giovanni di Leida e da Jan Matthys, si impadroniscono della città di Münster, che non è in Olanda. La città di Münster è in Germania, in Westfalia. Attenzione, spesso è facile equivocare e confondersi tra il nome di Münster, la città, e il nome di Münzer, il riformatore radicale che abbiamo citato anche prima. Per non fare confusione tra Münzer, il riformatore, e Münster, la città, può essere utile rendersi conto che Münster vuol dire monastero, ok? Münster, monastero, la città di monastero, quindi Münster è il nome della città, mentre invece Münzer è il nome del riformatore radicale. Allora, che cosa fanno? Si impossessano nel 1533 di questa città, di Münster. Vi furono subito battesimi in massa nella piazza del mercato. A Münster venne resa obbligatoria la comunione dei beni e quindi viene realizzato il comunismo. Si realizza dunque uno dei primi casi nella storia di comunismo, e questo spaventò moltissimo
tutti i cristiani in tutta Europa. Mattis, uno dei due capi, venne ucciso dai cattolici che assediavano la città e quindi l'unico capo rimase Giovanni di Leida, il cui vero nome era Jan Bokelzoon. Giovanni di Leida si trovò a esercitare un potere assoluto a Münster. Siccome a Münster il numero delle donne era 4 volte superiore agli uomini, e la stessa cosa valeva per i bambini, cosa fa Giovanni di Leida? Nel 1534 prese il provvedimento che colpì e scandalizzò tutto il mondo cristiano, gettando per sempre una luce negativa sull'anabattismo e dando agli avversari degli anabattisti un pretesto per scatenare le persecuzioni. E vi ho detto, gli anabattisti ingiustamente sono ricordati solo per questo. Le donne e i bambini, si dice, vennero messi in comune, come le proprietà. Allora i neocomunisti avevano messo in comune le proprietà, non erano più private, le proprietà erano gestite in comune e quindi anche le donne e i bambini, perché dovevano essere proprietà del marito e del padre, vennero messe in comune tra tutti, almeno così si dice. Sapete, un po' come succede nella Repubblica di Platone. In realtà non è proprio così, perché spesso la storia degli anabattisti è ricordata in maniera deformata attraverso leggende nere che non sono vere. Non propriamente della comunione delle donne e dei bambini si tratta, ma di una specie di poligamia. Giovanni di Leida e gli altri trovarono alcuni passi nell'Antico Testamento che secondo loro giustificavano la poligamia. E insomma, lo stesso Giovanni di Leida, pensate, sposò 14 donne, ebbe 14 mogli lì durante l'occupazione di Münster. Questo provvedimento suscitò proteste all'interno stesso della città. Nel 1535 gli anabattisti perdono la città, cadde, quindi gli anabattisti hanno, attenzione, occupato e governato la città di Münster per 2 anni, dal 1533 al 1535. Nel 1535 i cattolici dell'esercito imperiale conquistano la città e si dettero alla carneficina. Lo stesso Giovanni di Leida, insieme ad altri capi, fu torturato e poi ucciso pubblicamente. Vi ho detto, il comunismo delle donne e dei bambini suscitò in tutta Europa un'ondata di orrore e fu conosciuto per decenni attraverso storie deformate, esagerate. Ancora adesso i testi, anche i testi scolastici, ricordano gli anabattisti soprattutto per questo, perché hanno praticato il comunismo anche delle donne e dei bambini a Münster. Dopo i fatti di Münster, gli anabattisti furono criminalizzati e sterminati dovunque in Europa, sia dai cattolici sia dai protestanti. Almeno 30.000 anabattisti furono uccisi nelle Fiandre, pensate, solo nei 10 anni successivi ai fatti di Münster. 30.000. Gli anabattisti in tutta la storia del cristianesimo fanno registrare decisamente il numero più alto di martiri. Nel 1534, quando Münster era ancora assediata, Calvino scrisse contro gli anabattisti. In seguito, in opere successive, Calvino li chiamò invasati, spiriti maligni, demoni. Sappiamo inoltre, ve lo ricordate, che Calvino fece bruciare Michele Serveto a Ginevra nel 1553. Ora, Michele Serveto non faceva parte ufficialmente di alcuna setta anabattista, ma anche lui condannava il battesimo neonatale, esattamente come gli anabattisti. L'anabattismo attecchì anche in Inghilterra, soprattutto nell'Essex e nel Kent. Gli storici tuttora discutono perché non è chiaro, non abbiamo dati sicuri, non è chiaro quale sia stata l'entità della diffusione degli anabattisti in Inghilterra. Alcuni storici dicono che si diffusero notevolmente, altri dicono che invece si tratta solo di piccoli numeri. Comunque anche in Inghilterra gli anabattisti finiscono per essere perseguitati e uccisi dai vari sovrani che si avvicendano sul trono.
L'anabattismo fu portato in Olanda dai profughi olandesi. Dopo le persecuzioni e dopo l'ascesa al trono di Elisabetta I, quindi nella seconda metà del Cinquecento, vi fu una nuova ondata di immigrazione di anabattisti dalle Fiandre, destinati a dar vita ad una setta importante, ad una nuova versione più pacifica e moderata degli anabattisti, che presero il nome dei battisti. I battisti inglesi, che in realtà diventarono forti, diventarono diffusi soprattutto nel 600, cioè nel secolo successivo. I battisti inglesi erano molto più pacifici dei vecchi anabattisti, accettavano l'autorità civile, il sovrano, le leggi e quindi insomma furono bene o male tollerati, non sempre, infatti loro non erano contenti come tutti, come gli stessi puritani, come tutti i dissenters non erano contenti dei privilegi della Chiesa episcopale, della Chiesa anglicana, della Chiesa di Stato. E quindi cosa fecero i battisti? Ben presto emigrarono nelle colonie inglesi in America, soprattutto nelle colonie del nord, nel freddo New England. Abbiamo parlato comunque dei battisti in Inghilterra sia nelle lezioni sul 600 inglese, sia in piccola parte anche nelle lezioni sulle colonie inglesi appunto in America. Tuttora in America esistono i battisti, cioè uno dei più importanti e dei più numerosi gruppi di calvinisti, di protestanti calvinisti attualmente negli Stati Uniti d'America, oltre ai metodisti, è quello dei battisti, che appunto si battezzano da adulti, spesso immergendosi in apposite piscine. Anche alcuni recenti presidenti degli Stati Uniti d'America sono di fede battista. Se non sbaglio Bill Clinton è battista, però non vorrei sbagliare, magari andate a controllare. Attenzione, nonostante le persecuzioni, anche gli anabattisti nelle Fiandre continuarono a esistere, anche perché si trattava dell'unica alternativa alla Chiesa cattolica romana, giacché il calvinismo fu introdotto nelle Fiandre solo più tardi. Pian piano anche qui, esattamente come in Inghilterra, emergono delle comunità di anabattisti molto più pacifiche e moderate, che prendono anche un nome diverso, sono i mennoniti olandesi. E anche in questo caso, come nel caso dei battisti inglesi, i mennoniti sono degli anabattisti non violenti, rispettosi dell'autorità civile e infatti furono tollerati all'interno della tollerante Olanda protestante, che vi ricordo in realtà ha come nome ufficiale Province Unite. Province Unite che vi ricordo si resero indipendenti dalla Spagna alla fine del Cinquecento, e quindi qua i mennoniti poterono vivere in pace, erano pacifici, pacifisti, non erano più violenti e sovversivi, rispettavano le leggi, insomma. I mennoniti presero il nome da Menno Simons. Menno Simons era originario della Frisia olandese, di un paesino della Frisia, nel nord delle Fiandre, appunto la Frisia. Non tutti però gli anabattisti delle Fiandre riconoscevano il loro capo in Menno Simons. Alcuni, alcuni di questi anabattisti, in realtà vi ho detto mennoniti, appunto non si fanno chiamare mennoniti, ma si fanno chiamare ioristi, perché riconoscono come loro capo, invece di Menno Simons, David Ioris. Comunque gli ioristi ebbero sempre molta meno importanza rispetto ai mennoniti. Altre comunità anabattiste furono create da Adam Pastor nel Basso Reno, oppure da Heinrich Nikles a Emden, ma si tratta di cose di minor conto. L'eredità dell'anabattismo nella seconda metà del Cinquecento e del Seicento fu raccolta senz'altro dai seguaci di Menno Simons in Olanda, anche per via dei testi molto significativi e molto interessanti che
stamparono, testi che ebbero grande risonanza e diffusione in tutta Europa, e spesso si trattava di libri di memorie dei primi anabattisti, oppure di libri che ricostruivano la storia dell'anabattismo anche proprio nei primi controversi periodi. In realtà non tutti gli anabattisti erano fanatici, molti erano pacifici e tolleranti, e anzi hanno anticipato alcune tendenze del protestantesimo degli ultimi secoli. Il movimento anabattista ebbe una grande rilevanza e una grande diffusione in tutta Europa. Certamente gli anabattisti sono stati sottovalutati all'interno della storia del protestantesimo. Bene, quindi abbiamo dedicato un'intera lezione agli anabattisti, e penso che sia una cosa interessante, perché spesso gli anabattisti vengono liquidati in poche righe in moltissimi testi di storia, anche in testi di storia abbastanza approfonditi. Io ve ne ho dato una trattazione credo abbastanza completa nei suoi lineamenti più importanti. Continuate a seguirmi, continuate a seguire la mia storia, la mia divulgazione della riforma protestante, che continua nelle prossime video lezioni. Grazie a tutti e arrivederci.